can't accept the loss, I'm hard-headed. There's a little bit of madness to my method. Many falling off that fine line that I'm treading. I risk anything to be great, and I'm not letting nobody rob me of my victory. Number one, that's what I'm meant to be. When by any means, only thing that makes sense to me, I can make nice or make history. I got that dog in me, yeah, turn me up. Big energy, got the crowd going nuts. I got that dog in me, yeah, any up. I take on anyone. Buongiorno ragazzi, oggi come vedete mattiniero, sono le 7:50. Sono andato a tagliare la mia capiglia alle 7. Non mi chiedete perché ho preso l'appuntamento così presto. Fatto sta che ho deciso di sfruttare ormai l'alzataccia per andare a fare un giro in solitaria. Ovviamente mi hanno tirato tutti buca per via dell'orario, quindi sarà un giro abbastanza easy. Noi qui da queste parti lo chiamiamo il giro dei 7 guadi, perché lungo il percorso ci saranno 7 guadi, non tutti della stessa difficoltà, i primi abbastanza semplici, l'ultimo quello più tostarello col fondo pietroso. L'unico punto di domanda, grosso punto di domanda, è che bisogna vedere se dopo le piogge, che come guida questa, se dopo le piogge dei giorni scorsi sono sempre accessibili, perché a volte quando piove tanto li chiudono, quindi bisogna vedere. Io spero siano aperti, così da fare un girettino. Dai, vado a destinazione e ci vediamo all'inizio del percorso. Ragazzi, siamo quasi arrivati all'inizio del percorso. Non vi aspettate un percorso particolarmente difficile, tranne il pezzo finale è tutto abbastanza scorrevole. Non mi piace fare enduro in solitaria, o meglio, non cose particolarmente toste, perché non sono un professionista, farsi male ci vuole poco e quindi non sarà difficile. L'ho fatto una volta sola, la mia seconda uscita in enduro in tutta la mia vita, e mi sono ritrovato a dover fare una discesa di 2 km, pendenza così, tutte pietre. Morale della favola, non l'ho fatta, ma sono rimasto 2 ore intrappolato in un bosco a cercare l'uscita, quindi non mi voglio più ritrovare in quella situazione. Per il resto speriamo sia tutto libero, i guadi siano oltrepassabili e niente. Dovrebbe essere un po' di fango, dato le piogge in settimana. Vediamo un po'. Ho cambiato la visuale della Insta, come sapete, dopo l'ultima volta ho avuto il problema col braccio, ora l'ho attaccata lì. Vediamo un po' se rende. Cercherò di farvi anche qualche ripresa col drone oggi, visto che sono solo. La cosa bella di venire a quest'ora, ragazzi, è che non c'è nessuno. Poi anche il fine settimana, sicché ora capace se lo fai verso le 10 qualcuno ci trovi.
però a quest'ora qui cioè, non c'è nessuno. Ora sì, inizia a essere anche un pochettino più caldino perché fino a mezz'oretta fa era fresco, 12 gradi c'erano, ora si sta bene. L'unico problema di questo percorso, ragazzi, è che essendoci le case e non avendo una grossa visuale, il rischio di beccarci qualche macchina che vi viene in senso contrario è elevato. Infatti non si può andare troppo veloce. Peccato perché il percorso sarebbe bello scorrevole. Ecco, proprio qui una volta mi trovai una macchina proprio davanti, inchiodata, manca poco faccio un volo per terra e anche lì ero in solitaria. Qua piano perché l'ultima volta che siamo venuti a fare un giro siamo venuti a cannone qui, meno male c'era un nostro compagno poco più avanti perché si erano piazzati i vigili proprio qui e non è stato proprio piacevole trovarseli all'improvviso davanti. Meno male, avevano già fermato un motociclista purtroppo per lui, quindi a noi ci andò bene. Walk into the bar, wanna have a good time, all by myself. Yeah, I was doing fine. From across the room, I could feel your energy. Baby, I just knew. Guardate il pesaggio, ragazzi. Un po' con lei davanti.
Ovviamente ragazzi poteva andare tutto per il verso giusto? Certo che no, il primo guado l'ho fatto soltanto con la DJI, l'Insta si è scaricata mentre facevo il guado e il drone me l'ho dimenticato di mettere registrazione. Il secondo invece l'ho fatto con la Insta e con il drone, ma non l'ho fatto con la DJI perché si è scaricata. In tutto ciò vedete questo gregge, prima ho beccato, ora vedete un cane, 2 sono dietro di me, prima ce n'era il quarto che manca poco ma zanna. Loro stragentili, mi hanno detto ma ti ha preso? No, ho preso solo il pantalone. Ora mi sono fermato, almeno li faccio passare. Il fondo era un po' più fondo, mentre il primo c'aveva tanta corrente. Vabbè, l'importante è averli fatti. Ora in realtà ce ne sarebbe un altro, bisogna vedere se farlo o meno ragazzi, perché questo qui è quello più tosto. Probabilmente ci sarà sia corrente, in più il fondo non è, diciamo, pavimentato, ma è sassoso, quindi ora si va a vedere, ma e poi da lì mi regolo e poi mi devo fermare. Se lo faccio vi faccio qualche ripresa col drone da lì, altrimenti vado al primo paese e mi fermo a prendere un caffè. Ragazzi, a vedere e c'entra tutto lo stivale sotto, quindi sotto l'acqua, in più c'è la corrente, è anche tosta arrivarci. Ora qui vedete sassoso, ma con le piogge è diventato tutto, ora qui è ancora duro, è diventato tutto mollo. Ora basta vedere lì, ma vedete anche lì è tutto così, con sassi, sì, che non ne vale la pena sinceramente. Ora torno indietro e vedo l'alternativa. Peccato perché volevo arrivare su in cima alle pale e fare qualche ripresa col drone, quindi mi sa che è tutto saltato perché non so proprio come. Ragazzi, purtroppo ho visto da navigatore per arrivare sulle pale devo fare il giro delle 7 years e ve la farò vedere in un altro video. Tanto ripeto,
mio pistino d'allenamento questo. Comunque, nonostante mi sia svegliato presto, sono riuscito a guidare discretamente bene e peccato non aver finito il giro perché meritava. Vabbè, avevo un motivo in più per portarvi questo video.